Un saluto a tutti ragazzi, benvenuti sul mio canale da Michele e bentornati per questo nuovo appuntamento, uscita numero 81 di Iron Man, questa splendida armatura. Andiamo subito ad aprire questo pacco, questo nuovo invio. Ecco qua, mettiamo via un attimo questa, che vedremo sicuramente dopo. Bellissima copertina, guardate che colori meravigliosi, bellissimi. Allora, come sapete, Michele ci tiene a consentire a coloro i quali non hanno fatto la collezione per un motivo o per un altro di poter dare, se ne avete voglia, una lettura anche all'interno del fascicolo. Quindi non vi farò soltanto vedere le immagini, ma mi soffermerò anche per consentirvi di poter leggere il contenuto delle riviste. Sono fascicoli, ma io direi che sono riviste, perché sono dei giornalini bellissimi. Qui abbiamo la prima pagina dei servizi, come sempre, che noi tutti conosciamo a memoria, ma ricordiamoci sempre, e meno male, che ci sono sempre più persone nuove che si iscrivono al mio canale. Grazie ragazzi, e grazie anche a tutti gli iscritti e a quelli che si iscriveranno, che come ho detto prima, magari non avendo fatto questa splendida collezione, hanno così la possibilità di dare una lettura. Guardate che meraviglia. Ricordatevi anche, se avete piacere, di iscrivervi, di attivare la campanella, così da rimanere sempre aggiornati su ogni mio nuovo video. Sto tenendo il telefonino con le mani perché diversamente prenderei la rivista da qua, sarebbe sicuramente più bello a livello visivo perché giro, non si muove nulla, se non le pagine, ma voi non leggete nulla. Allora, questo lo vedremo dopo, il contenuto di questo fascicolo. Un po' stropicciata questa rivista, metteremo poi un peso sopra. Questo è il 3D, dove ci fa vedere la collocazione del pezzo, ma insomma è facilmente intuibile la schiena. Pagina numero 8. Perché iscriversi al canale di Michele? Mi piacerebbe dirvi perché sono simpatico, ma è ovvio che non si può piacere a tutti, e questo lo sappiamo, per carità. Perché? Perché Michele non si occupa solo del montaggio, ma cerca di trovare delle soluzioni qualora io ritenga ci sia la necessità. Per me, ragazzi, ricordatevi che non è obbligatorio, l'armatura è bella così com'è. Però qualora ci fosse necessità, e io lo ritengo opportuno, per il mio modello eseguo degli interventi per migliorare la funzionalità e la stabilità di questa splendida, e non smetterò mai di dirlo perché per me è splendida, non ne avrei fatte 3, ho un mio progetto, per quello ne ho acquistate 3, e quindi, come vi stavo dicendo, è un canale un po' differente dagli altri. Non è migliore, è semplicemente differente. Sono tutti bravi, cerchiamo tutti di poter dare il meglio di noi, ci mancherebbe, ragazzi. Abbiamo quasi finito, siamo a pagina 13. Ecco qua, ultima pagina di questa rivista, che io chiamo rivista perché, come vi ho detto, è proprio un giornalino. Nella prossima uscita costruisci l'11ª parte del torace. Ok, andiamo a vedere cosa abbiamo all'interno. Allora, che pezzo, ragazzi, pesantissimo, pesantissimo.
Ma come sono contento! Oh! Guardate ragazzi, tutto di metallo. Guardate che splendido pezzo, bellissimo. Sto guardando se ci sono dei difetti, ma no, fortunatamente per adesso non ne vedo. Un po' qua, no, neanche, era solo della pasta sopra. Perfetto, bellissimo. Io ragazzi lo devo pesare. Sapete che queste cose le fa Michele. Allora, andiamo a vedere il peso di questo pezzo. 284 grammi, che per i nostri amici americani e inglesi questo è il peso. Ragazzi, quasi 3 etti, mamma mia. Allora, ma sì, dai, vi ho dato una curiosità in più. O meglio, vi ho tolto una curiosità in più. Eccoci qua. Allora, passiamo subito alla fase del montaggio. Qui abbiamo la parte posteriore del torace, la schiena. Poi abbiamo 2 dettagli in plastica, va benissimo ragazzi, e una serie di viti IP da, aspettate che con lo sfondo bianco si vede meglio, da avvitare nella plastica, P plastica, color azzurro plastica, ok? Perfetto. Andiamo ad aprire col dito pollice e indice facilmente il sacchetto, ecco qua. Qui servono 2 viti, una è sempre in più, quindi 1, 2. Molto semplice questo montaggio, però io è un po' che penso di fare una cosa e ve la farò vedere. Non vi lamentate dei filmati lunghi ragazzi, non vi lamentate, perché se non vi dico quello che ho da dirvi, tra 2 minuti ho finito. 3, via. Allora, abbiamo un dettaglio il sinistro e un dettaglio il destro. Allora, è inutile che vi dica dove va il destro e dove va il sinistro, perché potete montarlo solo in una maniera. Quindi questo va di qua e ovviamente se lo metto di qua non monta. Ok? Quindi andiamo subito a mettere il primo, vediamo se è il caso di crearci il filetto, ma non credo perché questa plastica mi sembra più morbida rispetto alla rossa. Andiamo a vedere, ve lo dico subito. Sostituisco il cacciavite perché è un po' consumato quello che ci hanno dato loro. Ne avitate di viti. No, va benissimo, non serve ragazzi crearvi il filetto. Quando sentite duro vi fermate. Stessa cosa facciamo di qua. Inseriamo questo. Ah, che bel dettaglio. Argentato, bellissimo. Perfetto. Ecco qui ragazzi. Guardate, che bello. Che meraviglia. Allora, il filmato sarebbe finito 8 minuti e potrei salutarvi, però io ho una curiosità, ecco perché vi do una ragione in più per iscrivervi ragazzi. Allora andiamo a prendere l'altro pezzo che non servirebbe in questo numero perché se non sbaglio questo si monterà, si andrà a chiudere nell'85-86esima uscita, però Michele ha una curiosità. Quindi cosa fa Michele? Ve lo dice subito, vuole vedere queste alette come si comportano. Sapete che mi avete detto in tanti, e avete ragione, che sono un po' storte, sono disassate. Guardate la linea qua e guardate qua, vedete lo spazio? Poi si vede anche qui e si vede anche qui. Però poco male, perché? Perché questi si muovono, vedete che si muovono. Quindi, come ho detto nel filmato precedente, quando poi andremo a mettere i pezzi davanti è lì che capiremo se è ancora storto o se è drizzato. Quindi è per questo che vi dico ancora nessuna modifica per quanto riguarda questi due pezzi, lasciateli così ragazzi. Però
io voglio provare a mettere sopra questo pezzo qua e vedere se si incastra bene, perché si fa sempre un po' fatica quando i pezzi sono grandi, è meglio fare una prova prima. Quindi io vado ad alzarmi le due alette. Quando le alzate, ragazzi, tenete il dito qua e qua, Questo non è servito perché, non ve lo dico il perché, ma ho fatto una modifica all'interno, ma non ve la dico perché vi complico la vita, ok? Perché è un po' più per i modellisti esperti questo, ragazzi, quindi non ve lo voglio dire. Allora, mentre invece qua, lo farò dopo, qua tenetelo voi, perché se lo alzate senza tenerlo, vedete cosa succede? Guardate qua, potete rompere questa aletta, quindi tenete qui, alzate, perfetto. Poi, se lo volete fare, ragazzi, lo fate. Io lo faccio perché mi costa veramente poco e voglio provare a vedere come si allinea e come devo allinearlo. Quindi smonto una semplice vite più l'altra. Perché faccio questo lavoro? Perché metto in sicurezza l'asticella, questa. Quando andrò a fare le prove, tanto questa o così va bene lo stesso. Non andrò a rischiare di romperla. E poi tolgo anche questo un attimo, ma ci vuole poco, ragazzi. 1 e 2. Ecco qua. Perché questo? Perché voglio vedere se questi due perni qua, 1 e 2, andranno perfettamente, scusate perché non devo farli battere che sono di metallo e si rovinano, ad incontrarsi tra questi, e 1 e 2 andranno perfettamente a incontrarsi negli altri. Andiamo a vedere, ragazzi. Gli altri sarebbero questi. 1 e 2 vanno qui. 1 e 2, vedete? Questo e questo vanno qui. Questo e questo vanno qui. Andiamo subito a vedere. Allora, per metterlo, guardate, aspettate che alzo un po' il telefonino, un attimo. Eccoci qua. Allora, per mettere questo pezzo fate sempre attenzione perché dovete metterlo bene, perché se andate a toccare delle parti esterne rischiate di rovinarle. Qui abbiamo un'unghia, guardate, quest'unghia va inserita qui. Come vi ho detto, ragazzi, è una prova che voglio fare io, voi fate quello che volete. Io la faccio perché non voglio trovare sorprese alla fine di tutto, ok? Quindi faccio prima la prova per vedere se tutto combacia bene. Quindi andiamo a inserire quest'unghia che vi ho appena fatto vedere all'interno qua. Perfetto, vedete? Mettiamo un dito qua sopra, attenzione alle alette, anzi in questo caso le potremmo anche avvicinare. E poi andiamo a vedere, guardate, vedete che non tocca niente qua? Perché è staccato e bisogna andare a vedere come mai. Perché questo pezzo dovete far forza e farlo entrare dentro. Provate, così sapete alla fine, prima di montare tutto, come va montato. Quindi tenete sempre qui, ragazzi, guardate, non vi confondete e non vi deconcentrate. Ecco, non mi veniva il termine. Tenete il pollice schiacciato qui, così non vi scappa. E poi con l'altro dito, uno sul metallo e l'altro sull'altro metallo, fate leva all'interno così. Ecco fatto. Vedete? Cioè dovete far incastrare questo pezzo qua dentro. Controllate anche di qua. È a posto. Vedete? E poi a questo punto guardate qua dentro. Perché vi faccio vedere questo, ragazzi? Ve lo dico subito perché. Perché non è detto che questi perni non siano piegati e poi non riusciate a trovare le viti. In questo caso, vedete? È perfetto. Questo combacia qui, questo combacia qui, questo combacia qui, questo combacia qui. È tutto perfetto. Ecco perché vi ho fatto fare la prova. Tiriamo giù queste. Allora, guardate. Vedete che sono storte un po' qua? Ok? Tenete sempre questo quando alzate col dito, Vedete? Allora, a questo punto vi ho detto già prima, aspettiamo di avere i pezzi davanti, perché se queste poi si addrizzano così, vedete?
e queste si addrizzano così, poi sono perfette. Quindi aspettiamo di avere anche i pezzi anteriori. Boh, ragazzi, io non vi rimonto tutto perché vi farei il filmato più lungo. Quello che dovevo dirvi ve l'ho detto. Vi faccio soltanto avere il peso di tutto, questo pezzettino qui. Allora, volevo mettere un cartoncino sotto, vediamo la tara, perfetto. Questo pezzo pesa 670 grammi, che bello, che per i nostri amici americani e inglesi il peso è questo. Ok. Un'ultima cosa, vi ricordate la modifica che vi ho fatto vedere? Sì, perché vi ringrazio, mi state guardando, vedo le visualizzazioni, grazie mille. Ricordatevi anche di iscrivervi, ragazzi, vi ringrazio ancora di più se vi iscrivete e attivate la campanella. Comunque, la modifica che vi ho fatto fare, guardate come si muove questo. Vedete? È duro, ma io lo muovo con il dito, guardate, in tutte le direzioni. Guardate di qua. Guardate. È duro perché deve trattenere il braccio. Non so se avete visto altri filmati, ragazzi, appoggiano le braccia e cadono giù morte. Con questa modifica di Michele, tutto questo non accadrà per tutte le motivazioni che vi ho dato nei video dedicati a questa modifica. Ok, ragazzi? Allora, vi faccio soltanto vedere per toglierla. Tenete il dito qua dietro la letta e alzate così. Poi verrà fissata questa letta, per cui non ci sarà più motivo di tenerla, ma adesso ancora manca questa vite, vedete? Ok? Stessa cosa facciamo di qua e andiamo a staccare il pezzo. Per staccare il pezzo prendete un pezzo di legno o di plastica, vedete? Io uso questa bacchetta orientale, la inserisco all'interno qua e faccio leva. Ecco qua, 1 e 2, così non rovino nulla. Ok? Poi vedete che qui non c'è più spazio? Perché se lasciate lo spazio vi cadono le braccia, come c'è scritto sul fascicolo. Voi date un'altra stretta se vedete che è ancora molle. Vedete, lo potete fare anche di qua. 1, 2, 3 viti. 1, 2, 3 viti. Parlo di queste qui. Vedete? Aspettate. Queste viti qua. 1, 2 e 3 all'interno. Ok? Ricordatevi sempre che questo deve essere molto duro, ma dovete poterlo muovere già con le dita. Se vi si muove facilmente così, ragazzi, il braccio non vi starà mai su. Va bene? Allora, Michele vi saluta con questa immagine a fuoco, meno male. 1, 2. Aspettate, monto il pezzo ma metto la pausa, non mi piace vederlo smontato così. Parlo di questi pezzi qui che mancano, che ho tolto. Eccoci qua, ragazzi, ho montato il pezzo sotto e il perno poi di prolunga che ci consentirà di accendere il nostro reattore ARC. Un'ultima cosa, ricordatevi, come ho già detto, che il reattore si può inserire sia in una maniera, quindi col perno in giù, che col perno in su. Entra in tutte e due le maniere, vedete? 1 e 2, ma soltanto una è quella corretta. Il perno deve essere rivolto verso le gambe, ok? Altrimenti il perno vi arriverà qua e non qua. Vedete? Più basso o più alto se lo giro. Tutto qua. Allora, grazie di avermi seguito. Michele vi saluta, vi dà appuntamento al prossimo video. Vedremo se arriveranno prima le altre collezioni o mi arriverà. Ecco, ho messo a fuoco l'immagine, ho visto che era sfuocata. O mi arriverà prima il pacco di Iron Man, anche se, ragazzi, più che farvi vedere l'unboxing, visto che mi arriva il 78, 79, 80, 81, l'81 l'ho fatto tramite edicola adesso, quindi ecco, vi farò vedere solo cosa è contenuto, se ci fossero dei gadget all'interno e basta, nient'altro. Ragazzi, Michele vi saluta, vi augura una serena giornata a voi tutti cari più cari,
E mi raccomando, ricordatevi di iscrivervi al mio canale, mi raccomando ragazzi, perché è molto importante, se siete interessati a questo tipo di video che faccio io ve ne ringrazio. Se avete desiderio anche di aiutarmi ulteriormente, condivideteli nei gruppi dedicati, mi raccomando ragazzi, e ricordatevi sempre che 100 iscritti con un iscritto in più che ti porta ogni iscritto sono 200. Matematica elementare. Quindi ragazzi, se avete qualche amico che ama queste cose, ricordatevi anche che io ho una playlist e che ogni video è sottotitolato in 26 lingue, per consentire a tutti, proprio tutti coloro i quali desidereranno ho sbagliato, scusate, iscriversi al mio canale, poter anche comprendere non soltanto le immagini ovviamente, ma anche i contenuti verbali. Grazie ragazzi, un saluto da Michele nuovamente, grazie veramente a tutti. Ciao, al prossimo video.